Gianluca mi chiede: consigli per un neo assunto che deve ricoprire un ruolo di un dimissionario e ha solo un mese e mezzo per affiancarlo? Come fare a colmare le competenze non apprese in tempo? Allora, handover, cioè il passaggio di consegne, è un argomento interessantissimo e particolarmente importante. Mi spiego. Molto facilmente ci si trova in situazioni lavorativi in cui l'handover praticamente non si fa. Devo dire che quando si entra in una posizione ci sono vari motivi. Tra l'altro è anche una delle domande che tipicamente si fa durante una fase di colloquio, no? Come mai l'assunzione? Qualcuno che sta andando via, qualcuno che va in retirement, oppure è una nuova posizione perché ci sono state delle trasformazioni, ampliamenti. Tipicamente questa è una delle cose che si discute in fase di colloquio, però nel mondo ideale noi abbiamo un momento di affiancamento, quindi appunto, come dice Gianluca, di faccio lo stesso lavoro insieme all'altra persona, l'altra persona trasferisce il know-how, mi spiega le cose e via dicendo. Per quella che è la mia esperienza e per quello che ho visto anche in giro nelle altre divisioni, è quasi raro che si riesca a fare un handover formale, mentre tra fornitori l'handover c'è ed è anche regolato contrattualmente, e se non lo è, assicuratevi che lo sia. All'interno dell'azienda, per vari motivi, può capitare che non ci sia la possibilità di fare l'handover. Quali possono essere i motivi? Una persona va via molto velocemente o viene cacciata, quando qualcuno viene allontanato, tipicamente è quasi overnight, oppure magari il processo di recruitment prende più tempo, una persona rassegna le dimissioni, c'ha 3 mesi e vi assicuro che spesso in 3 mesi non riesci minimamente a trovare il candidato e a sostituire la persona, anche perché magari ci metti 1 o 2 mesi per trovare il candidato ideale che dall'altro lato ha 3 mesi di preavviso minimo. L'unico momento in cui abbastanza facilmente si riesce ad avere un affiancamento è o se la persona si sa che sta andando via tra 6 mesi, un anno, oppure se hai un sostituto interno anche lì immediato. Perché se ci pensate, se io sono in un ruolo e devo andare a ricoprire l'altro ruolo, anch'io mi devo occupare dell'handover per chi mi sostituirà, no? Per cui è veramente lo scenario ideale, quello in cui si riesce ad avere la persona, fare tutto il trasferimento del know-how, spiegare tutte le situazioni. Nella maggior parte dei casi non avviene, addirittura in molte situazioni, sia quando sono andato via o quando sono arrivato, la maggior parte delle volte non ho mai neanche fisicamente incontrato il sostituto o la persona che stavo sostituendo. Non è necessariamente un male e vi spiego perché. Questo punto di riflessione l'ho avuto diversi anni fa quando ho lasciato una posizione, mi ero messo a disposizione per la persona che mi sostituiva per trasferire un attimo le mie opinioni al di là del puro tecnicismo e questa persona, diciamo, con garbo, però nel senso ha fatto in modo di non far avvenire questo trasferimento. Inizialmente questa cosa l'avevo letta in maniera non positiva, però poi ho realizzato che se ci pensate potrebbe anche essere meglio non avere un handover completo. Mi spiego. Se parliamo di puro know-how, trasferimento e di informazioni, sembra assolutamente necessario e ideale che si sposti. Però, d'altro canto, quando noi abbiamo un handover veramente formale, si rischia anche di trovarsi nel solco, nello stile e nelle dinamiche di chi ha preceduto, che magari aveva un modo di lavorare completamente diverso da noi. Magari questa persona, con i suoi commenti, con la sua fase di informazione, ci trasferisce anche delle relazioni non necessariamente perfette, oppure è prevenuto o prevenuta su determinati colleghi, oppure era in conflitto con un'area e quindi te la descrive come un'area difficile e via dicendo. Cioè, non è banale questo punto, non sottovalutatelo, per cui il primo messaggio è potrebbe non avvenire in nessun modo un handover e potrebbe non necessariamente essere una cosa negativa. Nello specifico, Gianluca, se tu sei in una situazione in cui per X motivo hai un mese e mezzo per affiancarlo, che è tantissimo, io quello che ti consiglio è concentrarti sui processi.
Quando parliamo di processi, stiamo parlando di tutto ciò che è scollegato dall'individuo. Perché le grandi aziende o le aziende strutturate fanno molta attenzione ai processi? Perché non c'è niente di peggio dell'individualità, io che mi occupo di risolvere a destra e a sinistra, io faccio qua, io faccio là. Sapete, si chiama il tram test. Che cos'è? Cioè, se la persona, spesso nelle aziende o soprattutto nei siti produttivi l'ho visto accadere, ci sono questi personaggi mitologici che sono tutto loro, no? Tu senti la gente che dice, oh, se questo domani dovesse andarsene si fermerebbe tutto, poi le persone se ne vanno e non succede niente, tranquilli, magari qualche discontinuità, ma tutto quanto gestibile. Cioè, però tornando al principio, il tram test è domani sta persona viene spabam, investita da un tram, o io preferisco dire vince la lotteria e si trasferisce in Sud America, l'azienda va avanti? Se l'azienda dovesse avere delle situazioni in cui in assenza di un individuo una parte crollerebbe o non potrebbe operare, allora l'azienda ha un problema a livello di processi, perché è dipendente dall'individuo invece che dal modo di lavorare e dal processo. Questo per dirti, Gianluca, nell'endover assicurati non tanto di capire soltanto i numeri o la situazione attuale, ma di capire le dinamiche, quindi come vengono gestiti i flussi di dati. Una cosa fondamentale, chi sono gli stakeholder della persona che sostituirai e confrontati anche con loro, cioè in questo mese e mezzo, quando questa persona, faccio un'ipotesi, tu sei in una divisione tecnica che si occupa di manutenzione all'interno di processi produttivi. Quindi hai a che fare con i colleghi della produzione, con quelli del planning, con quelli di procurement, con quelli di finance, più tutta la catena gerarchica verticale sopra. Allora, quando capisci come interagisci con quelli della produzione, poi fissa delle call con quelli, degli incontri con quelli della produzione per dire ok, questo è quello che io vedo dal lato mio, ma dal lato tuo è così, poi fa parte anche del passaggio successivo, no? Capire cosa puoi migliorare, in delle dinamiche, però veramente concentrati sui processi, sulla comunicazione e non soltanto sulla parte numerica, quantitativa o qualitativa attuale, cioè lo snapshot della situazione oggi, perché dovrai gestire i cambiamenti. Quindi se tu ti preoccupi solo di capire tutto quanto perfettamente come è oggi, ma non come ci si è arrivati o come si gestisce il domani, rischi appunto che domani cambia qualcosa, cambiano gli obiettivi, cambia le priorità cioè, ma io avevo imparato quello. No, cerca veramente di capire quali sono i processi che governano e se non ci sono, cerca di mapparli. Se era tutto uno degli scenari peggiori e quando vai a prendere una posizione e quello precedente aveva tutto in testa, no? Che è proprio una cosa degli anni 70-80, però ci sono ancora personaggi del genere, soprattutto nel mondo tecnico, ecco, in quel caso cerca di mappare i processi, è anche un ottimo esercizio per te. Spero sia chiaro come punto, quindi ti ripeto, anche lì un fatto di competenze, tu dici come fare a colmare le competenze non apprese in tempo, non c'è problema, le colmerai col tempo, l'azienda non si ferma o se c'è qualcosa dove tu ti rendi conto di andare un attimo corto, fallo presente. Signori, ok, chiaro, io mi prendo questo, ma su questa parte non mi sento ancora, per cui assicurati che il resto del team o le varie persone, i vari stakeholder siano assolutamente consapevoli del fatto che su qualcosa avrai bisogno di affiancamento, avrai bisogno di più tempo, avrai bisogno di un periodo di transizione maggiore. Non fare il supereroe, non dare necessariamente l'impressione che sia tutto perfetto. Se c'è qualcosa che va evidenziato come un problema di risorse, un problema di come vengono assegnate le priorità o un problema di gestione dei dati, evidenzialo e tra l'altro chiedi costantemente feedback, cioè in questo mese e mezzo, ogni settimana, ogni 2 settimane, assicurati di avere dei checkpoint dove ti siedi, perché che succede? Che in questo mese e mezzo il business deve continuare. Difficilmente vi potrete sedere in una stanza per giorni e giorni a ragionare e come mentore io ti trasferisco il mio know-how. No, sarà più un learning on the job, no? Quindi questi principi generali. Poi quello che ti consiglio, se vuoi, che vale in generale per tutti quanti i cambi di posizione,
Nei link sotto i miei video tra i consigli di lettura, vedete, c'è un link ai libri che consiglio. I primi 90 giorni di Michael Watkins è uno dei libri di business che io raccomando sempre, perché ovviamente anche lì è il mondo ideale, 90 giorni, magari ci fossero 90 giorni per andare a regime, tipicamente sono magari 2 o 3 settimane, ci si aspetta la piena operatività, però quello ti dà un'idea di come strutturare mentalmente, no? La prima cosa, capire dove sei, se già conosci, capire se sei in una fase di trasformazione, di ristrutturazione, di redesign, di disaster recovery o qualunque cosa. Quindi, bella sfida, complimenti se stai appunto prendendo una posizione nuova, spero ti piaccia e prova a seguire questo, concentrati, proprio estrapola ciò che è il business dal singolo individuo, quello è fondamentale. E se vedi che c'è qualcosa di fortemente legato all'individuo, red flag, heads up, fallo presente per evitare che un domani bang. Ok? Ah, e un'altra cosa che vale in generale sui lavori è se ti accorgi che ci sono dei numeri o delle situazioni particolari, non è un discorso di fare lo scaricabarili, non è un discorso di maestra, vedi a quello che ha fatto questa cosa, però assicurati che le cose siano documentate, cioè assicurati che a un certo punto ci sia una checklist di cose di cui discutete, di documenti o di quello che è, però ci sia anche un sto prendendo questa situazione e i numeri sono questi, è chiaro per tutti, ok, per evitare che ci sia l'effetto tra 3 mesi, ah, sta cosa è andata a tromba, ah, ma come, ora che l'hai presa in gestione tu? No, veramente io l'ho presa che già i numeri erano questi, che non significa, non è che ti sa, cioè comunque è un problema di tutti, però aver chiaro che è come quando prendete una macchina a noleggio e la riconsegnate, si fa il check tutto attorno com'è la situazione, ok? Il discorso di avere una checklist molto o troppo dettagliata può aiutare però più come agenda, non farla troppo formale perché potrebbe non essere ben vista, no? Cioè, quindi assicurarti che devo toccare questi punti, parlare con queste persone o chiedere questi documenti, ecco, questo magari mettitelo giù in una tabella Excel e seguilo, ma non aspettarti di poter fare un handover con un Gantt tutto preciso. Ah, allora mercoledì alle 17:15 mi devi passare questo documento e cosa. Nel mondo reale non funziona così. Bella domanda comunque perché gli handover è uno dei settori dove la realtà dalle aspettative è molto molto diversa spesso.